Non è facile sintetizzare una ricerca che è durata parecchi anni e ha coinvolto diverse dimensioni di ricerca, da manoscritti a una serie di elementi pittorici, biografici su grandi artisti del Rinascimento. Paradossalmente però penso che il modo migliore possa essere quello di iniziare dalla fine. Siamo qui nel parco di questa villa proprio per documentare l'esistenza di un immobile particolarmente enigmatico, che corrisponde nel fronte e nel retro a due disegni di Leonardo da Vinci. Da una parte c'è un portico con 5 archi, con un terrazzo soprastante collocato su un declivio naturale della collina. Dall'altra ci sono 2 ali aggettanti che costituiscono una sorta di cortile interno tipico rinascimentale. Mettendo insieme questi 2 disegni, come qui ho fatto una sorta di piccola riproduzione, ci ritroviamo ad avere in mano una enigmatica, ideale villa di Leonardo da Vinci. Collocandola al centro della mappa da lui disegnata, abbiamo una sorta di tesoro segreto di Leonardo. Quindi tutta questa ricerca ha portato, in sintesi, a scoprire questo enigmatico, affascinante immobile che rappresenta la casa ideale e nello stesso tempo reale, per questo siamo qui a riprenderla, di Leonardo. Potrebbero essere delle semplici coincidenze, magari qualcuno si è ispirato ai disegni di Leonardo per fare una villa di questo tipo. Il problema è che nei dintorni, nel raggio di 10-15 km intorno a questa villa, ci sono una serie di attestazioni artistiche, pittoriche e architettoniche di colleghi che hanno lavorato e vissuto al tempo di Leonardo, documentando quindi che alla fine la Val di Chiana è stata una sorta di campus ideale di questi grandi architetti, i quali tutti insieme si sono ritratti conclusivamente in una sorta di foto di gruppo nella famosa scuola di Atene. Quindi questa è la prima risultanza di queste ricerche. Come esiste una scuola di Atene, esiste un corrispondente campus della scuola di Atene, al cui centro abbiamo questo enigmatico solido. Perché lo chiamo solido? Perché nella scuola d'Atene Leonardo veste i panni di Platone e tiene in mano il Timeo, che è il dialogo dove Platone spiega l'idea della creazione del mondo da parte di un demiurgo attraverso una serie di elementi geometrici, elementi simbolici, fisici e naturali, e attraverso la conoscenza di quella che era stata l'esposizione dei famosi solidi platonici. Leonardo ha disegnato questi solidi platonici per una pubblicazione di Luca Pacioli, matematico suo amico. Forse ha voluto sintetizzare una sorta di solido ideale, però nello stesso tempo nascondendolo. Perché ho presentato questo cubo? Il cubo fa parte di uno dei solidi platonici. Se noi scriviamo solido e mettiamo i 2 disegni di Leonardo a comporre questo solido, lo mettiamo lì al centro della mappa di Leonardo, se lo vogliamo nascondere, nascondiamo il lì e ci ritroviamo al sodo, che fatalità, anche qui sembra un'altra coincidenza, è esattamente il nome della località dove ci troviamo, è il nome con cui è sempre stata conosciuta questa villa, prima di essere definitivamente rivelata e scoperta come una villa leonardesca, e da qui il nome Villa di Leonardo. Noi siamo qui nel parco di questa villa per documentare che qui non c'è nulla di fiction, è qualcosa che corrisponde assolutamente a realtà. La casa ideale di Leonardo, ovvero un immobile costruito su suoi disegni, in realtà non è solo ideale, ma è reale ed è alle mie spalle.